L'estate sta finendo, ci stiamo preparando al ritorno in città, al lavoro, all'inizio dell'anno scolastico e di conseguenza passeremo, indovinate un po', più serate a casa. A settembre iniziano poi sui canonici canali TV nuove serie e stagioni, ma tutti noi ormai sappiamo che pagando un abbonamento da qualche euro per un servizio streaming, il dopo cena ce lo passiamo comodamente con contenuto che inizia quando vogliamo e senza pubblicità. Mi riferisco a Netflix e all'Amazon Video di turno. Sì, ho detto qualche euro, ma noi non ci accontentiamo mai perché spesso una singola piattaforma non ci basta. Ah, L'uomo nell'alto castello è su Amazon, Das Boot è su Now TV, a tutto reality è su Netflix. Sottoscrivendo, arriviamo a fine mese a spendere molto. Detto ciò, c'è un modo per risparmiare su tutti questi abbonamenti da sostenere? Sì, la soluzione più efficace è Together Price e forse gli utenti più datati ricordano questo sito perché lo pubblicizzai in 3 video. Ma magari ci sono anche nuovi iscritti e perciò sono qui per spiegare che cosa è e come funziona. Together Price è una piattaforma per la condivisione di spese di abbonamenti digitali. Per degli esempi cito l'ormai detto Netflix, ma poi abbiamo Spotify, Apple Music, Nintendo Switch Online, Xbox Live e tanti altri. Il bello è che si possono trovare anche altri tipi di abbonamenti. Mi riferisco magari a programmi per PC, come può essere la suite di Office o di Adobe. Allora, questa è la pagina di benvenuto. Vi introduce che cosa è possibile risparmiare e come si ottiene suddetto risparmio. Non vi dico tutto ora, vado per passaggi in modo da essere più chiaro possibile. Prima di tutto ci si registra, il numero di cellulare non occorre al momento, basta nome, cognome, indirizzo email e logicamente una password. Ci si può registrare anche tramite account Google o Facebook, vedete un po' voi. Usate il mio codice presente in descrizione, così guadagneremo entrambi qualcosa con l'affiliazione. Una volta entrati avete un elenco di gruppi. In che senso gruppi, Fabio? Il funzionamento è questo. In pratica, per pagare un qualsiasi abbonamento, che sia cadenza mensile o annuale, poco ci interessa in questo momento, occorre entrare in un gruppo dove c'è ancora un posto o ci sono ancora dei posti e dividere la somma da pagare appunto dell'abbonamento col resto dei membri. Se non riuscite a trovarne uno libero per il prodotto desiderato oppure non esiste uno che ricopra tale prodotto / servizio, andate a crearlo voi. Una volta generato, diventate amministratori e aspettate che gli altri utenti si uniscano alla vostra stanza, chiamiamola in questa maniera. Il modo più veloce per riempire il gruppo, indovinate un po'? Invitate in primis amici e parenti. Adesso dei dubbi che possono venire all'eventuale amministratore. In che modo mi pagano gli utenti del gruppo? Come faccio il prelievo delle quote? Che requisiti ci sono per diventare amministratore? E se un utente non mi paga? Primo caso, non bisogna incontrarsi fisicamente per prendere la quota di ciascun utente. Il sistema è automatizzato. Ognuno nel proprio profilo imposta un metodo di pagamento e nei giorni di rinnovo dell'abbonamento verranno fatti i versamenti sul portafoglio, sul wallet dell'amministratore. Quest'ultimo, per prelevare i soldi del wallet, clicca sul pulsante preleva e si ritroverà la somma nel conto corrente o nella carta. Appunto, il requisito per diventare amministratore è impostare il metodo con cui si preferisce ricevere i soldi del wallet. Li ripeto, conto corrente o carta. Basta che abbiano un IBAN. Altro requisito è, prima di creare un gruppo, possedere l'abbonamento che si desidera condividere, che sia multiprofilo, come Netflix Premium, Spotify Family e molti altri ancora. Se un utente del gruppo non paga la sua quota, prima di tutto lo si contatta tramite una chat integrata. Se quest'ultimo non rispetta, l'amministratore lo può rimuovere con effetto immediato, tramite il pulsante sollecita pagamento posto accanto al suo profilo. Ricordatevi, mi raccomando, di cambiare poi le credenziali nel T-Password, altrimenti accede abusivamente al servizio. T-Password, che cos'è? All'amministratore che gestisce vari gruppi gli è magari difficile ricordare tutte le credenziali dei vari abbonamenti. Per questo Together Price
ha provveduto a creare un software proprietario che consente di conservare tali informazioni preziose. Tutte queste cose dette le trovate nella pagina aiuto, trovate molte domande e risposte che vi risolveranno ogni perplessità. Prima di far tutto, quindi entrare in un gruppo, creare un gruppo e via dicendo, leggetevi questa importante sezione in modo da avere le idee chiare. Affidabilità, una funzione che vi voglio spiegare. È un modo per far capire agli altri se si ha tale attributo. Ovvio che questa funzionalità non è la scienza esatta sul soggetto, ma fa comunque limitare i possibili malintenzionati, perché sono costretti a validare un proprio documento di riconoscimento, verificare il numero di cellulare e altri passaggi che cercano di ridurre un ipotetico rischio di violazione delle regole. Prima vi ho detto dell'affiliazione. Condividendo un codice generato automaticamente dal portale, sia me che l'amico invitato riceviamo entrambi 2,50 €. Andando in dettaglio, invio il codice, il tizio lo applica nella fase di registrazione e il gioco è fatto. Nulla di complicato. Il tizio deve comunque entrare in un gruppo specifico. Per finire, vi do una novità: Kodoma è stata da poco pubblicata un'applicazione su Play Store, così da facilitare l'utilizzo del servizio, ricevere le notifiche push e tutti i benefici che restituisce appunto un'applicazione. Link in descrizione per scaricarla gratuitamente.